Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Se amate le storie d'amore dello showbiz, specialmente quelle che ci hanno fatto sognare davanti allo schermo, oggi restate con noi, perché parliamo di una coppia che ha tenuto incollati milioni di fan, Erkan Merik e Azal Suba. Sì, proprio loro, i protagonisti che hanno trasformato un set in un luogo di magia, regalando alla televisione una chimica che sembrava sfidare i confini della fiction. È passato del tempo da quando la loro rottura è stata resa ufficiale, eppure le ragioni reali sono rimaste avvolte nel silenzio, coperte da supposizioni, teorie e sussurri. Adesso, però, qualcosa è cambiato. Perché? Perché pare che Azal Suba, dopo mesi di discrezione e di no comment, abbia deciso di parlare. Non in una lunga intervista studiata a tavolino, non con un comunicato freddo e preconfezionato, ma con poche frasi pronunciate dal vivo, quando i microfoni e gli obiettivi si sono fatti avanti al momento meno previsto. Se volete conoscere i dettagli, rimanete fino alla fine del video e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci aiuta a continuare a portarvi i contenuti che amate. Entriamo nel vivo. La notizia ha scosso i social, divampando nel giro di ore tra media turchi e internazionali. Dopo un lungo silenzio e voci che hanno spaziato da ipotetici tradimenti a incompatibilità inconciliabili, Azal ha rilasciato dichiarazioni che gettano finalmente una luce diversa sulla fine della relazione con Erkan Merik. Una relazione che ha oltrepassato i confini del set, che è diventata reale agli occhi del pubblico, alimentata dal ricordo di quell'intesa che tanti avevano imparato ad associare ai loro personaggi. Non serve ricordarlo, ma lo facciamo. Quando li guardavamo sullo schermo, molti vedevano in loro il riflesso di un amore che poteva durare per sempre. Il pubblico li ha amati dentro e fuori scena, mentre condividevano attimi pieni di complicità, risate, sguardi che dicevano tutto e gesti d'affetto che parevano cancellare le distanze. Con il passare del tempo, però, le strade hanno preso un'altra direzione, e la separazione è diventata ufficiale. Da allora, le domande si sono moltiplicate, mentre le risposte rimanevano sospese. E poi è arrivato quel famoso evento. Turchia, una serata mondana. Abiti scintillanti, riflettori, musica, il via vai di fotografi e giornalisti. All'uscita, all'improvviso, le domande. Quelle di sempre, quelle che nessuno aveva mai smesso di fare. All'inizio Azal ha provato a deviare, con la grazia di chi non vuole riaprire una ferita, ma la pressione cortese e insistente dei reporter ha fatto il suo corso. E allora ha scelto di parlare. Poche frasi, misurate. Nessun proclama, nessun colpo di scena costruito. Solo la verità che lei si sente di condividere adesso, con la serenità di chi ha già attraversato tutte le tempeste. Stando ai racconti circolati e agli estratti ripresi dai microfoni, il messaggio di Azal è stato chiaro. Il tempo vissuto con Erkan è stato importante, speciale, formativo. Ma sul lungo periodo le cose non hanno funzionato. Come in ogni storia, ci sono stati momenti bellissimi e altri più difficili. E nel loro caso si è arrivati a un punto in cui le direzioni hanno preso pendenze diverse. Non c'è stato un dito puntato contro qualcuno, non c'è stata la ricerca di un colpevole. C'è stata, invece, la consapevolezza che i sentimenti crescono, cambiano, maturano e a volte, semplicemente, non coincidono più. Il passaggio più sorprendente? Il modo in cui le sue parole hanno smontato, senza aggressività, le teorie più eclatanti che circolavano da mesi. Niente triangoli segreti, niente litigi esplosivi. Solo una trasformazione silenziosa, la fisiologia di due persone che, pur rispettandosi, hanno capito che non stavano andando verso lo stesso orizzonte. Azal è stata diplomatica, affettuosa nei ricordi, prudente nei dettagli. Ha fatto capire che ci sono pagine che si chiudono senza bruciare, capitoli che finiscono senza trasformarsi in macerie. La frase che ha colpito tutti è stata semplice, quasi disarmante nella sua calma. È stato un capitolo importante, la stima resta, e alcune storie, per quanto amate, non resistono alle svolte della vita. È come se avesse voluto dire, non c'è rancore, gli auguro il meglio. E quegli auguro il meglio ha riecheggiato tra gli utenti, diventando il segno di una maturità che non ha bisogno di prove. Un messaggio così, pur senza scendere nei particolari più intimi, offre una prospettiva adulta su una rottura che aveva catturato l'attenzione di milioni di persone. Ricorda a tutti che, dietro i personaggi e i profili social, ci sono esseri umani reali, con fragilità, desideri, limiti e speranze.
E che anche quando gli occhi del mondo scrutano ogni gesto, ci sono sentimenti che non possono essere trasformati in spettacolo senza perdere il loro significato. È inevitabile chiedersi quanto conti la pressione mediatica in tutto questo. Quando un amore si consuma sotto i riflettori, ogni passo pesa. Ogni foto, ogni like, ogni commento di un amico comune diventa materiale di indagine. Una cena accende sospetti, un silenzio diventa prova, una scelta professionale viene reinterpretata come messaggio cifrato. È facile immaginare quanto possa essere estenuante. A volte, il silenzio che tanto irrita chi attende una confessione è l'unico modo per respirare, per mettere ordine tra cuore e mente, lontano dal rumore. Forse è stata proprio questa la necessità, per Azal e per Erkan, rallentare, mettere distanza, proteggere qualcosa che non poteva essere decifrato da fuori. E ora, con poche parole, Azal sembra voler chiudere il cerchio. Non alimenta pettegolezzi, non lascia spiragli a interpretazioni tortuose. Dice ciò che basta per voltare pagina con rispetto, senza trascinare nessuno nel fango mediatico. Analizzando più a fondo quello che ha detto, possiamo intravedere alcuni punti fermi. Primo, la fine è dipesa da dinamiche interne alla coppia, quelle che molti chiamano incompatibilità o, semplicemente, logorio naturale. Secondo, non c'è stato un evento clamoroso a scatenare tutto, nessun tradimento, nessuna scena madre. Terzo, Azal è in pace con il passato, e questo conta più di qualsiasi scoop. È un sospiro di sollievo per chi, temendo scenari peggiori, ora può ricordare quella storia con un sorriso gentile. La reazione del web è stata immediata. Appena le dichiarazioni sono state riprese, i fan hanno riempito le bacheche con messaggi di sostegno, ringraziando Azal per il coraggio di esporsi senza attaccare nessuno. Qualcuno ha espresso malinconia, com'è naturale. Altri hanno scritto che, pur sognando l'insieme, la felicità individuale viene prima di ogni fantasia collettiva. E poi c'è quella fetta di pubblico che non smette di sperare in un ritorno di fiamma, speranza romantica, certo, ma le parole si cresce in direzioni diverse e suggeriscono che, almeno nell'immediato, non ci sia strada per un ricongiungimento. Va ricordato che, da parte sua, Erkan Merik non ha rilasciato commenti dettagliati da allora, se non le comunicazioni di rito al momento della rottura. Ed è giusto così. Ognuno sceglie i propri tempi, le proprie modalità. Ma il punto di vista di Azal è importante, non perché conti più di quello di lui, ma perché è il frammento di verità che lei ha deciso di condividere, e per molti basta. Non sempre servono dettagli piccanti per comprendere che una storia è finita. A volte, accettazione e rispetto sono l'unico epilogo che abbia senso. Queste parole ci aiutano a leggere meglio anche la dinamica delle relazioni nel mondo dello spettacolo. Vediamo coppie perfette, alchimia che pare uscita da un romanzo, e scordiamo che la realtà è fatta di orari impossibili, lunghe trasferte, set che diventano case temporanee, pressioni che normalizzano l'eccezionale e rendono straordinario il quotidiano. È dura tenere insieme tutto, anche quando i sentimenti ci sono. A volte non è l'assenza di amore a separare, ma l'impossibilità di farlo sopravvivere dentro un contesto che sfilaccia. Da parte nostra, non possiamo che riconoscere la grazia con cui Azal ha gestito la situazione. Ha raccontato la sua verità con misura, senza trasformare il passato in un ring. Ha onorato ciò che è stato, ha tutelato ciò che non va raccontato, ha concesso al pubblico una chiave per comprendere, senza tradire la propria intimità. È una lezione preziosa su come si affronta una rottura sotto gli occhi di tutti, senza perdere l'eleganza. E, diciamocelo, le sue parole parlano anche a noi. Quante volte ci è capitato di amare qualcuno e, nonostante l'amore, capire che non si stava andando nella stessa direzione? Quante volte abbiamo compreso che crescere non significa per forza crescere insieme? In quelle frasi calme, senza colpi di teatro, c'è un'umanità che tocca tutti. Il riconoscimento di un affetto che non ha bisogno di continuare per essere reale. Riassumendo, la notizia di oggi è chiara. Azal Suba ha finalmente fatto capire perché la sua storia con Erkan Merik si è conclusa. Parole diplomatiche, sì, ma nitide, si sono trovati a crescere in modi differenti, e sul lungo periodo non ha funzionato. Così, crollano le voci più scandalose. Resta l'affetto, resta il rispetto, resta un augurio sincero. E, con questo, si chiude un capitolo che per mesi ha alimentato domande e ipotesi. C'è anche un'altra verità che emerge in filigrana. Il pubblico non dimentica le emozioni che una coppia ha regalato, ma può farle diventare memoria dolce invece che rimpianto amaro.
Tantissimi fan hanno scritto di voler custodire quegli attimi, di volerli ricordare senza trasformarli in un tiro alla fune. È forse la vittoria più grande per chi ha amato davanti ai riflettori, sapere che ciò che di bello è accaduto non verrà annullato da ciò che è finito. Mentre i social continuano a discutere, cresce una consapevolezza collettiva. Non tutte le storie necessitano di un colpo di scena per essere comprese. A volte, basta la calma nuda di una frase onesta per restituire senso a un silenzio lungo mesi. E in quel silenzio, forse, c'era il tempo di guarire. Ora, con le parole giuste, si può archiviare senza cancellare, ricordare senza idealizzare, andare avanti senza girarsi di continuo. Per molti, questa sarà la fine di una curiosità, per altri, l'inizio di un nuovo modo di guardare alle loro carriere, libere da aspettative che nulla hanno a che fare con l'arte. Azal e Erkan sono professionisti, continueranno a scegliere ruoli, progetti, strade. E il pubblico, se vuole davvero bene, potrà sostenerli nelle loro scelte individuali, lasciando che il passato resti una bella storia già scritta. Se c'è una cosa che resta, è la gratitudine. Gratitudine per i momenti condivisi, per la tenerezza che hanno saputo comunicare, per l'educazione con cui hanno protetto ciò che era solo loro. È raro, in un clima che esige sempre più esposizione, vedere un commiato così composto, raro e prezioso. E allora eccoci qui, alla chiusura di questo racconto. La domanda che vi facciamo è semplice: vi hanno sorpreso le parole di Azal? Pensate che i personaggi pubblici debbano parlare delle loro relazioni, o credete che certi silenzi siano necessari per difendere la verità delle emozioni? Scrivetecelo, leggiamo sempre con attenzione e rispondiamo con piacere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi segue questa coppia sin dagli inizi. E iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdere gli aggiornamenti che contano davvero. Noi ci saremo, pronti a raccontarvi ciò che vale la pena conoscere, con la delicatezza che queste storie meritano. Un abbraccio grande e alla prossima!